Sapendo che la signora Mallard era afflitta da un problema cardiaco, si prestò grande attenzione a comunicarle la notizia della morte del marito nel modo più gentile possibile. Fu sua sorella Josefina a parlargliene, con frasi spezzate, accenni velati che svelavano nell'atto stesso di nascondere. Anche Richards, l'amico del marito, era lì accanto a lei. Era stato lui, alla redazione del giornale, a veder giungere la notizia del disastro ferroviario, col nome di Brantley Mallard in cima all'elenco dei morti. Si era preso solo il tempo di verificare la notizia con un secondo telegramma e poi si era affrettato ad arrivare da lei, prima che qualcuno, meno attento e meno delicato, potesse darle quel messaggio terribile. Lei non ascoltò quella storia come fanno molte donne, paralizzate dall'incapacità di accettarne il significato. Pianse subito, con improvviso, selvaggio abbandono, tra le braccia della sorella. E quando l'esplosione di dolore si fu placata, se ne andò nella sua stanza da sola. Non volle che nessuno la seguisse. Di fronte alla finestra aperta c'era una poltrona, comoda e spaziosa. Vi si lasciò cadere, schiacciata da una stanchezza fisica che le ossessionava il corpo e sembrava raggiungerle l'anima. Poteva vedere nella piazza davanti a casa le cime degli alberi vibrare della nuova vita primaverile. Nell'aria aleggiava il profumo delizioso della pioggia. In strada un venditore ambulante gridava la sua merce. Le note di una canzone lontana che qualcuno stava cantando le giungevano debolmente e innumerevoli passeri cinguettavano tra le grondaie. Qua e là si intravedevano squarci di cielo azzurro tra le nuvole che si erano incontrate e ammucchiate l'una sull'altra a ovest, di fronte alla sua finestra. Sedette con la testa affondata nel cuscino della poltrona, completamente immobile, tranne quando un singhiozzo le salì in gola e la scosse, come un bambino che ha pianto fino ad addormentarsi e continua a singhiozzare nei suoi sogni. Era giovane, con un volto sereno, quasi assorto, le cui linee rivelavano una sorta di repressione e persino una certa forza. Ma ora gli occhi avevano uno sguardo spento, fisso, lontano, su uno di quei tratti di cielo azzurro. Non era uno sguardo di riflessione, indicava piuttosto una sospensione di pensiero cosciente. Qualcosa stava arrivando verso di lei e lei lo stava aspettando, con timore. Cos'era? Non lo sapeva, era troppo sottile e sfuggente per nominarlo, ma lo sentiva insinuarsi dal cielo, protendersi verso di lei attraverso i suoni, i profumi, i colori che riempivano l'aria. Il suo petto prese a sollevarsi e abbassarsi tumultuosamente. Cominciava a riconoscere quella cosa che le si avvicinava per possederla e cercava di respingerla con la volontà. Ma era inutile, tanto quanto sarebbe stato inutile alzare quelle sue mani bianche e sottili. E quando alla fine si abbandonò, una piccola parola sussurrata le sfuggì dalle labbra leggermente dischiuse. La ripeté più e più volte, sottovoce. Libera, libera, libera. Lo sguardo vuoto e l'ombra di terrore che lo accompagnava scomparvero dai suoi occhi, divennero vivi e lucenti. I suoi polsi battevano veloci e il sangue che scorreva le riscaldava e rilassava ogni centimetro del corpo. Non si fermò a chiedersi se fosse o meno una gioia mostruosa quella che la dominava. Una lucidità chiara ed esaltata le permise di liquidare quel suggerimento come un dettaglio insignificante. Sapeva che avrebbe pianto di nuovo quando avrebbe visto quelle mani gentili e tenere giunte nella morte, quel volto che l'aveva sempre guardata con amore, ora fisso, grigio, senza vita. Ma vide, oltre quell'amaro momento, una lunga processione di anni a venire che le sarebbero appartenuti in modo assoluto, e aprì e tese le braccia verso di loro in segno di benvenuto. Non ci sarebbe stato nessuno a vivere per lei durante quegli anni a venire, avrebbe vissuto per se stessa. Non ci sarebbe stata una volontà potente a piegare la sua, con quella cieca persistenza con cui uomini e donne credono di avere il diritto di imporre una volontà privata a un loro simile. Intenzioni buone o crudeli
non cambiavano nulla. Quell'atto restava un delitto. E sì, lo aveva amato qualche volta, spesso no, ma che importanza aveva? Cosa poteva contare l'amore, questo mistero irrisolto, di fronte alla piena padronanza di sé che improvvisamente riconobbe come l'impulso più forte del suo essere? Libera, corpo e anima libera, continuò a mormorare. Joséphine era inginocchiata davanti alla porta chiusa con le labbra sul buco della serratura, implorando di entrare. «Louise, apri la porta, ti prego, apri la porta, ti ammalerai. Cosa stai facendo, Louise? Per l'amor del cielo, apri la porta!» «Va via, non mi ammalerò». No, stava bevendo un vero e proprio elisir di lunga vita attraverso quella finestra aperta. La sua fantasia stava correndo, lontana, verso i giorni che l'aspettavano. Giorni di primavera, giorni d'estate e tutti i tipi di giorni che sarebbero stati i suoi. Mormorò una rapida preghiera. Che la vita potesse essere lunga. Solo il giorno prima aveva pensato con un brivido che la vita potesse essere lunga. Alla fine si alzò e aprì la porta alle suppliche della sorella. Aveva negli occhi un trionfo febbrile e si portava inconsapevolmente come una dea della vittoria. Cinse la vita di Joséphine e insieme scesero le scale. Richards le attendeva in fondo. Qualcuno stava aprendo la porta di casa con una chiave. Era Brantley Mallard che entrava, un po' impolverato dal viaggio, con valigia e ombrello in mano. Era stato lontano dalla scena dell'incidente. Non sapeva nemmeno che ce ne fosse stato uno. Rimase sbalordito dal grido lacerante di Joséphine e dal rapido gesto di Richards per nasconderlo alla vista della moglie. Ma Richards si era mosso troppo tardi. Quando i medici arrivarono, dissero che era morta di malattia cardiaca. Della gioia che uccide.